Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, mi vedete in cuffia ma non è una live, approfitto ovviamente di questo settaggio per mettere in sovraimpressione le tabelle per quanto riguarda l'impatto a bilancio del Napoli dopo questo calciomercato, tutte le cifre per sfatare tutti quei miti. Il Napoli rischia il fallimento, ha speso tanti soldi, la situazione Osimhen che non è andata in porto e quindi ulteriori rischi, il rinnovo di Quara che a quanto si legge sul Mattino arriverà, al di là di avere ancora Osi, diciamo tra virgolette, al libro paga, e quindi tratteremo anche quello di argomento perché va di pari passo comunque all'impatto sul bilancio e alle cifre del Napoli. Tabelle in sovraimpressione, salvate questo video, condividete questo video, io lo faccio per, diciamo, perché ci siamo anche confrontati nei commenti sotto altri video e avevo già dato, diciamo, l'input che volevo fare un contenuto apposta per quanto riguarda le cifre e il bilancio del Napoli. Vi lascio anche l'articolo di Calcio e Finanza qui sotto in descrizione, così potete andarlo a leggere con calma, ma focalizzeremo le tabelle che usciranno in sovraimpressione perché il Napoli ha fatto un altro capolavoro di mercato e di capolavoro si deve parlare. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo contenuto, mi raccomando, attivando la campanellina delle notifiche, passaggio importantissimo per restare aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video. E partiamo dal rinnovo di Kvaratskhelia, andiamo a vedere poi tutte le cifre e il bilancio di questo calciomercato. Il rinnovo si farà, a quanto si legge sul Mattino quest'oggi, alle cifre e alla proposta che è stata fatta poi tempo fa in quella spedizione in Germania durante l'Europeo, quando, ricordate, si parlava Quara al Paris Saint-Germain, comunque il Napoli partì per andare a placare determinate situazioni. Quella proposta di rinnovo è stata accettata, ingaggio intorno ai 5 milioni. Manca ovviamente solo l'incontro, la firma e l'ufficialità, ma il Napoli, a quanto pare, pur avendo ancora Osimhen al libro paga, rinnoverà Quara come è giusto che sia, per poi, diciamo, non arrivare a quel punto, io prendo 1,2, quell'altro che hai preso prende 2,5, eccetera, eccetera. Ma è una cosa che va fatta, andava fatta ed è giusto che sia così, e quindi nessuna preoccupazione, neanche sotto questo punto di vista. Ma passiamo al mercato, l'impatto sul bilancio di questo calciomercato, perché la situazione non è assolutamente critica, ma ci arriviamo. Quanto ha speso il Napoli sul mercato? Il Napoli ha chiuso la prima finestra di mercato 2024-2025, si presenta al via della stagione, eccetera, eccetera. Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare su Antonio Conte, regalando al tecnico i difensori Buongiorno e Marin, Gilmour e McTominay, Neres e Lukaku. In più è arrivato Spinazzola, uscito dalla Roma, ovviamente a parametro zero. Contestualmente la società ha realizzato 2 cessioni: Ostica al Darden, Gaetano al Cagliari, già considerato come definitivo dal momento in cui si tratta di un obbligo di riscatto, oltre ai prestiti di Nathan, Zanoli, Lindstrom e Cajuste. A pesare però della mancata uscita di Osimhen, che avrebbe generato una maxi plusvalenza e portato il saldo di mercato in positivo. Ci siamo? Ma qual è stato l'impatto delle operazioni di mercato sul bilancio 2024-2025 del Napoli? Allora, tra i nuovi acquisti, l'operazione più onerosa è quella legata a Romelu Lukaku. Io vi metto la tabella, mi copro un attimo, così posso leggervi anche ciò, diciamo, che la tabella esprime. Tra i nuovi acquisti l'operazione più onerosa è quella legata a Romelu Lukaku, l'attaccante arrivato dal Chelsea che proprio con Antonio Conte ha vissuto le sue migliori stagioni in termini di performance, eccetera, eccetera. A pesare nel caso del centravanti e soprattutto lo stipendio di 8 milioni lordi, grazie agli sgravi fiscali previsti però dal decreto crescita, di cui Lukaku ancora può godere. Secondo le stime di Calcio e Finanza, le operazioni in entrata tra ammortamenti dei calciatori acquistati a titolo definitivo, ricordiamo che con le quote decrescenti del Napoli, e le quote decrescenti del Napoli sono queste, non sono sulla tabella ma ve le dico: per un biennale l'ammortamento del Napoli funziona 60 il primo anno e 40% il secondo anno, un triennale 50% il primo, 30 il secondo e 20% il terzo anno, i quadriennali invece 40% il primo, 30% il secondo, 20% il terzo e 10% l'ultimo anno.
per i 5 anni di contratto, 40%, 30%, 27 il quarto anno e 3% l'ultimo. Quindi in questo, diciamo, impatto a bilancio vanno considerati i cartellini dei calciatori con l'ammortamento calcolato come vedete da tabella, e quindi arriviamo a questi 97, quasi 3 milioni di euro, 97,285, con le entrate e i rinnovi, perché c'è anche diciamo il rinnovo di Fololuscio inserito qui in questa tabella, e siamo a questi 97 milioni. Ma andiamo avanti. Quanto ha speso il Napoli sul mercato? Le operazioni in uscita. Tra le operazioni in uscita vi rimetto un'altra tabella così ci capiamo come si deve, eccola qui. Tra le operazioni in uscita il Napoli ha realizzato in particolare la cessione di Ostica a De Gaetano con incassi complessivi 13 milioni e plusvalenze per 11,4 milioni circa. Tutte le altre uscite sono legate a calciatori in scadenza di contratto o alla fine del loro periodo in prestito. Le operazioni in uscita dovrebbero avere, secondo la stima di Calcio e Finanza, un impatto positivo per circa 44,5 milioni di euro sul bilancio 2024-2025. A questa cifra si arriva sommando le plus minus valenze realizzate, l'incasso dai prestiti quando è presente, il risparmio di ammortamento nel caso di giocatori ceduti a titolo definitivo e il risparmio sull'ingaggio lordo per giocatori usciti dalla rosa partenopea rispetto al 2023-2024, prestiti inclusi ovviamente. Rivediamo anche qui: Nathan, Zanoli, Lindstrom, Caiuste non risulteranno più a bilancio per lo stipendio che percepiscono, e sopra vedete comunque le cessioni: Gollini, Ostica, Zielinski, Demme, Traoré, Dendoncker e Gaetano, che sono ovviamente non sono più del Napoli. Quindi arriviamo a questi 44,5 milioni tra virgolette risparmiati, se così si può dire, che vanno a comporre, diciamo, un impatto delle cessioni di 44 milioni,510. Cambiamo la tabella, eccola lì, di 44 milioni,510 mila euro e rotti, con un saldo al negativo di 52 milioni. È la tabella che vedete sopra. Poi, considerando invece il saldo al lordo, che è la cifra che poi danno tutti, il Napoli ha speso 149 milioni, incassandone 13, con 136 milioni di negativo. Però bisogna andare a vedere come abbiamo analizzato il saldo, diciamo l'impatto a bilancio 2024-2025. Quindi se prendiamo in questa foto la tabella che vedete sopra, con un saldo negativo di 52 milioni per l'impatto sul bilancio del Napoli tra le cessioni e le entrate, facendo due conti senza andare sulle cifre, se il Napoli avesse piazzato Osi a 60 milioni solamente, eri già 8 milioni quasi sopra per l'impatto a bilancio 2024-2025, senza contare i 20 milioni quasi all'ordo, cifra più cifra meno, del cartellino di Osimhen, che pesa ovviamente sul bilancio. Però non sono tutte 20, ma va fatto comunque la divisione anno per anno, quindi non è che i 20 milioni pesano sull'impatto solo di quest'anno, perché il contratto non scade nel 2025. Ci siamo, la situazione dovrebbe essere diciamo molto chiara, in primis per me e per sfatare. Togliamo la tabella perché l'abbiamo vista come si deve, per sfatare tutte quelle voci: il Napoli rischia il fallimento, il Napoli se piazza Osimhen anche in questa, diciamo, in quest'anno solare, siamo tranquillamente con un bilancio non gestibile. Di più, siamo sani e lo siamo sempre stati. Lo so che è una cosa che a molti potrebbe dar fastidio perché non si aspetta altro che il Napoli di De Laurentiis faccia qualche errore a livello economico e si cappotti, tra virgolette, come si aspetta qualcuno per brindare e quant'altro. Ma non è così, perché comunque hai un calciatore in rosa che partirà assolutamente, quindi ritornerai
in pari e in plus, ecco, con l'impatto a bilancio di quest'anno. Ovviamente Calcio e Finanza non considera, almeno a quanto ho letto in questo articolo, non considera il peso del contratto di Conte, che sappiamo Conte e staff va a bilancio anno per anno intorno ai 19 milioni di euro lordi. Non lo so se è calcolato qui, nelle tabelle non c'è, né tantomeno nello scritto, però nel caso non sia calcolato, con la cessione di Osimhen, che siamo lì al 20 lordo, e quindi mandi via Osimhen incassando i 60-70 che siano, e metti anche lo stipendio tra conto e staff a bilancio, sei comunque assolutamente in linea per fare qualsiasi altra cosa. E ovviamente sono calcolate però qui i prestiti che rientreranno tra comunque i calciatori che hai prestato e i soldi che hai già incassato da quelli in prestito. Poi vedremo e ci auguriamo che ovviamente il Napoli riesca ad incassare i soldi di Cajuste con la clausola devi comunque restare in Premier, altrimenti non lo riscatti. Lindstrom all'Everton, eccetera, eccetera, però hai già risparmiato lo stipendio degli stessi, incassando comunque qualche milioncino per quanto riguarda alcuni prestiti e la cessione di Ostigard e, appunto, come diceva Calcio e Finanza, di Gaetano, perché c'è un obbligo e quindi quella cifra è un'entrata a tutti gli effetti, senza dover aspettare poi, diciamo, il riscatto del calciatore, ma si può tranquillamente già calcolare. Sono contentissimo di aver fatto questo video, vi lascio, come ho detto, l'articolo di Calcio e Finanza qui sotto con tutte le tabelle che avete visto anche qui in sovraimpressione, così quando si presenta qualcuno e noi stiamo prendendo anche un caffettino al bar e ti viene a dire rischiate il fallimento, avete preso Conte, avete fatto questo mercato, spendi, spandi 150 milioni, 200 milioni, va capputtata, attenzione, voi o gli fate vedere il video oppure avete l'articolo alla mano di Calcio e Finanza, glielo potete tranquillamente sbattere sotto il naso e vi prendete un caffè in tutta goduria vedendo poi la faccia di chi vi ha chiesto e di chi vi ha interpellato sull'argomento arrossire senza poter controbattere. Sempre Forza Napoli, ragazzi, vi auguro una buona settimana oggi, lunedì. Ciao.